Ciao a tutti, amici del Leone. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2022. Wow! Abbiamo la ruota della fortuna. Amici del Leone, periodo di grandi cambiamenti. La ruota della fortuna quando arriva per portare cambiamenti positivi. Potrebbe essere una vincita, potrebbe essere un aiuto inaspettato da parte di qualcuno. Sicuramente è un'espansione, diciamo così, da un punto di vista finanziario, economico o delle possibilità che vi si presentano. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se proprio non risuonasse nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ok, ho cambiato tipo di... Queste sono un po' troppe. Allora, ho cambiato tipo di stesa, stavo dicendo. Così, per cambiare un pochettino modo di vedere le cose. Mi direte poi voi se vi piace di più, di meno, se avete di più informazioni con questo tipo di lettura piuttosto che con l'altra. Mi direte voi, forse con l'altra, vabbè, no, non voglio dire niente perché sennò vi influenzo. Ok, allora, la carta centrale è un 4 di spade al contrario, poi abbiamo un 10 di pentacoli, la luna al contrario, abbiamo un 7 di bastoni al contrario, un 5 di bastoni al contrario, un fante di pentacoli al contrario, un cavaliere di coppe al contrario, abbiamo un unplane, un 5 di pentacoli e una regina di coppe. Wow! Allora, il 4 di bastoni, scusate, di spade, che è la carta centrale, è una carta che normalmente parla di guarigione, della necessità, se vogliamo, di isolarsi, di prendersi un periodo, ehm, può anche essere proprio un ritiro spirituale da fare, piuttosto che un ricovero in qualche tipo di clinica. C'è bisogno in qualche modo di prendersi questo periodo, questo momento per ricaricare le pile. Qui è il contrario, quindi o qualcuno non lo sta facendo, oppure questo periodo sta giungendo al termine. Questo periodo, perché comunque c'è la ruota della fortuna, quindi qui si parla di un cambio, di qualcosa che sta cambiando, ok? Andiamo poi avanti con un 10 di pentacoli, che è una carta di grande abbondanza anche questa, e come la ruota della fortuna parla di compimento, parla di abbondanza economica, parla anche di famiglia in senso allargato, quindi di un gruppo comunque diciamo grande, che per voi potrebbe anche essere magari l'ambiente di lavoro, piuttosto che gli amici, non necessariamente la famiglia di sangue, però ehm, c'è un qualche tipo di riferimento ad un gruppo grande che vi sostiene, è sempre un qualche cosa di positivo. Avete la ruota della fortuna e il 10 di pentacoli, per qualcuno si tratta dell'arrivo finalmente del congedo, del premio, della pensione, di qualche tipo di arrivo monetario che vi state aspettando, anche eredità certe volte. C'è qualcosa nell'aria qui che fa presagire un picco in quello che sono le opportunità e l'abbondanza da un punto di vista materiale, ok? Ehm, Sento che
questo 4 di spade potrebbe essere già giunto al termine per qualcuno, anche se c'è ancora da fare determinate, come vi posso dire, determinate chiarificazioni o valutazioni, ehm, per quello che riguarda il modo in cui voi vi relazionate con gli altri o per quello che riguarda il modo che avete di impostare le relazioni. C'è la luna, mi parla comunque di qualche tipo di proiezione, di qualche paura. Potrebbe anche far riferimento, a qualche dinamica, che ritorna dal passato, perché comunque la ruota della fortuna parla anche di karma. Si può vedere come se fosse un ciclo che si compie e ne inizia uno nuovo. Ehm, diciamo che, a livello familiare, se vogliamo, non vi sento, molto, come vi posso dire, sostenuti da un punto di vista emotivo, magari sì, da un punto di vista concreto e economico, ma l'appoggio di chi avete intorno non è proprio dei migliori, se me lo permettete. Anzi, avendo sia il 7 di bastoni al contrario che il 5 di bastoni al contrario, fa riferimento a delle scaramucce, delle lotte, che in realtà sono al contrario, quindi non sono poi così gravi, cioè nel senso non sento che ci sia, però ecco, forse è un po' come se ci si trattenesse proprio per non creare queste scaramucce, questi diverbi. Guardate, vi sento un po' sottotono con tutte queste carte al contrario, perché tutte queste 6 carte della lettura su 9 sono al contrario. Quindi è come se ci fosse qualche cosa che fa un po' fatica a ripartire, ma riparte, perché c'è la ruota della fortuna. Che altro vi posso dire? A livello lavorativo vi sento bene. Mhmm, probabilmente dovete andare a fondo ancora di qualche cosa. Sento che qualcuno sta disperdendo un po' le energie, soprattutto se avete, ehm, magari un'attività in proprio e avete dei nuovi progetti. Sento che, in realtà vi state lasciando fluire, okay, vi state lasciando fluire anche un po' troppo direi. La luna con la regina di coppe mi fa pensare a degli sbalzi comunque emotivi, magari non esagerati, però ecco la paura del: "E se non ce la faccio, e se sbaglio il progetto, e se faccio male ad investire di qui, di lì, oppure se azzardo con un nuovo prodotto però non è quello giusto." Mhmm Ecco, anche diciamo dal punto di vista lavorativo, sento che certe volte evitate di agire, di dire o di fare per evitare queste scaramucce di cui si parlava prima. È un po' come se state tentando di tenere le acque chete, perché in questo momento avete bisogno di finire, diciamo così, di guarirvi, di ricaricare le pile. State cercando un attimino di non creare scompiglio in questo periodo, ehm, di prima parte di ottobre, così. Molte persone stanno facendo un lavoro di tipo spirituale, anche se in realtà io credo che molte persone non vedano un reale risultato, perché sento che molti di voi stanno cercando di manifestare l'anima gemella, però non arriva, o comunque stanno cercando di manifestare qualche tipo di proposta da parte del partner che, ripeto, non arriva. Qui si tratta di cambiare modo di vedere le cose. Ehm, guardate, con la ruota della fortuna sento che arriva, perché ripeto, è un cambio. Però ecco, fate attenzione, quando ci si sente sottotono così, è anche un po' la nostra forza di volontà che ci aiuta a tirarci sul morale, no? Ci sono delle tecniche per cambiare le vibrazioni. Quando siete tristi per un periodo, ci sono quelle giornate dove vi alzate arrabbiati, iniziano storte, oppure c'è un qualche tipo di avvenimento che non riuscite a togliervi dalla testa e che vi rende tristi. C'è il modo.
si parla di autococcole, io le chiamo autococcole, cioè dedicatevi un momento, cambiate il chip, cambiate la vibrazione, mettete della musica allegra. Se vi fa star bene, potete ballare, potete meditare, potete prendervi quella mezz'ora per voi dove avete bisogno di rilassare la testa, perfetto. Vi appoggiate sul divano, sul letto, chiudete gli occhi e fate dei respiri profondi per calmarvi. Cioè, cambiate voi il chip. Mm? Vi dico, a livello economico non vedo grossi alti e bassi. mm. Sì, vi vedo concentrati però in quello che è la gestione finanziaria perché potrebbero esserci delle spese ehm, per quello che riguarda o l'ambiente familiare o magari la salute. Mi fanno vedere delle scarpe ortopediche, può essere che qualcuno debba comprare delle scarpe ortopediche. Però è così, vi sento un po' così, diciamo in sordina, low profile. Ma per una vostra scelta. Siete un po' voi che non avete voglia di interagire tanto con certe persone, di rientrare in certe dinamiche, ma sento che questa fase, comunque, come vi dicevo all'inizio, con la ruota della fortuna sta cambiando, ok? Ecco, un consiglio che vi posso dare è di migliorare, se vogliamo, i rapporti sociali, perché sento che è una questione che è un po', diciamo, disturbata in questo momento. Andiamo avanti, vediamo a conoscere che cosa vi danno. 3 carte. Maturità, la fonte e nessuna cosa. Allora, la carta della maturità è un 9 di pentacoli, qui avete il 10 di pentacoli, vi dice che i tempi sono maturi per staccarsi, per cambiare, per chiudere il ciclo precedente e iniziarne uno nuovo. Infatti qui abbiamo la carta della fonte che è un asso di bastoni, è un inizio deciso, è un'azione, è l'intenzione anche, ok? E poi abbiamo il Papa, nessuna cosa. Qui si parla o di qualche presa di consapevolezza, qualche presa di coscienza, il fatto che ci si sia, mm, mi viene da dire anche aperti i segnali, aperti a quello che la vita offre, se vogliamo, no? Sento flessibilità. Qualcuno qui ha curato, ha lavorato sulla propria rigidità e flessibilità, su che cosa devo essere rigido e su che cosa posso essere flessibile, ok? È per quello che secondo me anche queste due carte sono al contrario, perché forse prima ci si attaccava di più a più cose con le persone, invece adesso per questioni di una pace interiore anche raggiunta. Mi piace molto a me questa interpretazione della ruota della fortuna perché c'è una persona che ha comunque le mani come se stesse meditando, se stesse pregando, ha raggiunto comunque una sorta di pace interna. Siete concentrati su di voi fondamentalmente, non avete voglia di infilarvi tanto in questioni esterne. C'è qualche cosa inerente a un gruppo, una famiglia, ehm, che secondo me vi sta riempiendo le giornate, diciamo così. E di conseguenza per tutto il resto non... C'è questo 10 di pentacoli che vi impegna, diciamo, che vi... può essere che vi appaga, può essere la famiglia che vi impegna, può essere semplicemente che avete tanti impegni in questo periodo che riguardano appunto la vita quotidiana, la vita familiare, ecco. Andiamo avanti, vediamo con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. È un buon periodo comunque, è vero, c'è una serie di carte al contrario, ma secondo me è una vostra scelta di stare appunto così un po' nascosti, se vogliamo, perché anche la luna parla di cose nascoste, parla di cose rivelate a metà, no? In questo caso, quando si parla di
di luna al contrario fa riferimento a cose che vengono a galla, prese di coscienza e di consapevolezza, come vi dicevo prima, no? C'è qualcuno qua che si sta osservando molto, che sta facendo un lavoro di ascolto interno. Ok, andiamo a vedere. Quante! L'isola del tesoro, tanti denari, ragazzi. Cioè, abbiamo il 5 di denari non è proprio positiva comunque, abbiamo un 10 di denari che è una carta di forte abbondanza, la ruota della fortuna. Questa carta che non è un asso di bastoni in realtà, però ha la forma di questo cerchio e ricorda comunque la moneta. Qui di nuovo abbiamo una carta che parla dell'isola del tesoro ed è una carta numero 9, una carta di iniziazione. Si va verso quello che è l'isola del tesoro. Magari il percorso è lento perché comunque siete a cavallo di una tartaruga, diciamo così, ma si va verso l'isola del tesoro. Il vento cambia direzione, carta numero 12, qui avete la ruota della fortuna, quindi le cose stanno cambiando in meglio, stanno cambiando in positivo. Tenete presente che arriverà anche il momento dove le cose cambieranno in negativo, perché la vita è così, è fatta di alti e bassi, è un susseguirsi. Tic tac, quindi qui è una carta numero 30, parla di questione di tempo. È solo questione di tempo per riuscire a dare una concretizzazione a questa ruota della fortuna. E dopodiché abbiamo non è per voi. Quindi qui, se fosse una presa di consapevolezza, nel senso che dovete staccarvi da qualche cosa, che i tempi sono maturi per staccarvi da qualche cosa, per qualcuno si tratta di una famiglia, di un gruppo, se per voi per esempio risuonasse come una stesa di lavoro, qui i tempi potrebbero essere maturi per staccarsi da questo gruppo, per cambiare direzione, ok? Per andare verso il vostro tesoro. Ed è come se vi dicessero che quello, l'energia dove siete adesso non è più per voi, è ora di cambiare, è ora di spostarsi da lì o spostare raggio d'azione, perché qui guardate comunque avete un fante di pentacoli al contrario, c'è qualche cosa che non state vedendo, che non state considerando, che state sottovalutando. Potrebbe anche essere proprio qualche tipo di spesa che dovrete affrontare, quindi magari per un rinnovo, magari non so. Però ecco, qui la carta vi dice, cioè le carte vi dicono che ci si appresta ad un cambiamento nel periodo, nella prima metà di ottobre, ed è un cambiamento che vi porta verso il vostro successo. Sento che per molti risuona come un distacco da una famiglia o da un gruppo di lavoro, ok? Per qualcuno un pensionamento. È come se fosse arrivato il tempo con la carta del tic tac. Ok, un ultimo messaggio dell'universo, vediamo che cosa vi dicono. Due carte. Scrivetemi poi nei commenti se con questa lettura vi arrivano più informazioni, se vi piace di più l'altra. Scrivetemi cosa ne pensate. Io poi chiaramente è un anno che faccio lo stesso tipo di lettura, quindi siamo tutti abituati all'altro tipo di lettura, quindi questa è intenzione di proporla per un po' di volte. E poi vedremo, poi se proprio non vi piace magari torno a quella precedente oppure ne proporrò una nuova. Se vi piace magari la mantengo. Ok, allora questa carta parla di lasciar andare, o meglio, lasciarsi andare. Dice un po' come questa regina di coppe, dice di lasciarsi andare ad un potere superiore del mio o del vostro, nel senso il potere supremo, il potere divino. Scelgo l'amore, non importa come o perché o dove o il punto è che bisogna sempre essere focalizzati, ve lo metto qua, bisogna sempre essere focalizzati sulle energie dell'amore. Ok, e poi questa carta vi dice di creare i vostri momenti di focus durante la giornata e di ricordare a se stessi di essere amore, cioè che voi siete amore, io sono luce, io sono pace, questo è un po' il mantra che consiglio spesso, e che i miracoli sono naturali, quindi che c'è la possibilità che i miracoli succedano, che le cose impreviste e belle per noi che possano succedere. Sapete,
Io lavoro tanto sulle credenze limitanti, no? E ci sono persone che hanno la credenza limitante inconscia, quindi inconsapevole, che i miracoli non esistano. Quindi, avendo questa credenza limitante inconscia, va a finire che non permettono ai miracoli di manifestarsi, non permettono alle cose belle della vita, ai cambi repentini, a quelle che sono le sorprese di manifestarsi nella propria vita, perché fondamentalmente non credono che questo sia possibile. Quindi è un po' come se il loro campo energetico, diciamo, sentisse questo miracolo come un intruso, come un nemico e di conseguenza non lo fa entrare. È una metafora, ovviamente per farvi capire come funziona, poi non è letteralmente così, però spero di aver reso l'idea. Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di ottobre. A metà mese poi pubblicherò la seconda parte, quindi se non volete perdervela potete iscrivervi, potete anche mettere un like se vi è piaciuta la lettura, commentate mi raccomando per sapere se la lettura vi è piaciuta, io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!